Le auto elettriche sono pesanti, non rombano, quindi non emozionano? Il tema dell'auto elettrica è complesso, sacrilego per certi aspetti, virtuoso per altri. La Sparkle parla all'animo di tutti noi petrolhead mettendoci di fronte a risposte che non abbiamo. Tipo, che senso ha accelerare da 0 a 100 in meno di 2 secondi, da 0 a 300 in meno di 11, una velocità massima promessa di 400 all'ora o 2000 cavalli da spendere senza gli strumenti culturali giusti per incasellarli dentro le nostre emozioni. Ovvero senza quel cotè di sound, motore a V, plurifrazionato, cambio che tiri stilettate nei cambi di marcia, questioni che toccano il senso del piacere stesso che siamo stati abituati ad attribuire alle auto dei nostri sogni. Oggi come oggi queste vetture stanno reinventando il mondo delle automobili ad alte prestazioni. Il motore endotermico aveva dei limiti, sono stati spinti, sono stati aumentati, e da notare che negli ultimi anni sono stati aumentati con l'utilizzo dell'elettrico. Adesso siamo passati all'elettrico puro. Quindi abbiamo di fronte a noi delle grandi distese da capire, da esplorare, e queste vetture servono soprattutto a questo. È inevitabile che un'auto del genere sposti il registro della discussione verso livelli di narrativa diversi dal solito. E non solo perché sia elettrica, ma perché, visto quanto va forte, è lampante che gioca una partita diversa rispetto a quella proposta dalle altre ipercar. E no, non sto parlando del fatto che si tratti, vado a memoria, dell'ipercar targata più bassa mai costruita nella storia, ma del fatto che in fondo quest'auto, per quanto possa sembrare assurdo, incarna tutti i valori di un'ipercar che si rispetti. Qualche curiosità dall'interno: intanto i sedili sono immobili, non si spostano. La posizione di guida si trova aggiustando quella di pedaliere volanti, come sulle auto da corsa. È stata una scelta voluta, così una scelta di prodotto, dire io faccio una cosa assolutamente estrema, mi spiace se non tutti possono salirci dentro. È stata più una scelta quasi filosofica orientale nel dire io faccio una cosa assolutamente unica, chi c'è, chi non c'è mi spiace per lui, piuttosto che voler fare un prodotto che può soddisfare tutti. Diciamo, quando si fa una vettura con queste tirature ci si può permettere anche questo tipo di scelte. Tutta l'ergonomia della vettura ha fondamentalmente due padri. Uno è il cliente. Il cliente voleva e ha voluto una vettura assolutamente estrema, più bassa di 1 metro, e ha dato pochissima importanza appunto a soddisfare tutti i percentili come normalmente si fa. Una volta sollevata la scenografica portiera butterfly, ci si immerge nel classico regno dell'artigianato italiano, ancora una volta, che è lecito attendersi da un'auto da circa 3 milioni di euro. Abbiamo cercato di raggruppare tutto in modo che il guidatore possa essere concentrato nella guida. La vettura ha 4 display, ha le due telecamere posteriori che aiutano la visione dagli specchietti e un monitor centrale su cui ci sono tutte le informazioni chiave della vettura. A destra, in centro vettura, c'è un display dell'infotainment. Il guidatore, quando vuole fare l'accelerazione massima, deve armare e deve schiacciare questo pulsante. A quel punto la vettura passa in prima marcia e si è pronti per lo sparo. Si fa lo sparo, se si superano i 160 km all'ora la vettura cambia automaticamente in seconda, ma se si vuole rifare lo sparo bisogna rifare l'operazione. Ci sono 4 modalità di guida, c'è la, diciamo, Rain, c'è quella Comfort,
e c'è quella sportiva e in più lo sparo che si attiva dalla sportiva. Fondamentalmente sono dei settaggi sulla quantità di coppia e di potenza a disposizione e una serie di settaggi sul torque vectoring che permettono una guida più morbida, più piacevole, perché soprattutto nella condizione rain, bassa aderenza, limitiamo di molto la capacità le coppie a terra in pratica. Ora, come si guida un'auto da oltre 1850 kg che viaggia come un missile? Bene, come su tutte le auto elettriche, l'effetto meraviglia è garantito dalla disponibilità immediata di coppia, che qui non è notevole ma è mostruosa, e questo è un elemento che cambia ulteriormente le cose. Noi siamo abituati a provare delle auto elettriche tutto sommato in chiave ecologica o in chiave lussuosa, quindi auto molto pesanti, molto performanti. È vero che però tra le curve oggettivamente non hanno questa compostezza. Qui in fondo siamo su livelli di peso paragonabili, vado a memoria, a quelli di una Ventador, quindi diciamo che sono supercar alle quali siamo abituati, ma questa aggiunge una componente micidiale che è l'accelerazione. La posizione di guida è molto sdraiata, chiaramente questo spazio che mi separa dal poggiatesta sarebbe utile per un casco. Oggi non lo mettiamo perché non stiamo facendo l'hot lap, ormai è il quarto o quinto giro che stiamo facendo a livelli abbastanza sostenuti. La confidenza ovviamente cresce ed è impressionante di giro in giro osservare l'accelerazione che riesce a produrre tra le curve, un'accelerazione assolutamente innaturale per chi è abituato ai motori termici. Quello che viene veramente da chiedersi guidando un'auto del genere in queste condizioni è se è vero che poi in fondo le auto elettriche siano così noiose. L'altra cosa che veramente impressiona tra le curve man mano che la confidenza cresce con questa velocità innaturale è il fine tuning del software che regola la gestione della potenza, quindi di quanta coppia viene scaricata al suolo da ogni singolo motore. Chiaramente stiamo parlando di livelli di intervento assolutamente velocissimi da applicare in momenti di transizioni, di scarichi di pesi tra le ruote molto delicati per la dinamica del veicolo, ed è incredibile vedere come in effetti la coppia viene ripartita dal sistema di torque vectoring in modo assolutamente omogeneo, fluido e ripetitivo. Tre cose che mi sono piaciute e mi hanno colpito. La prima sono i parafanghi enormi che in qualche modo incastrano la prospettiva di guida e rendono veramente emozionante guidare un'auto con questa forma, con queste proporzioni. La seconda è la capacità di spostarsi nello spazio in questo modo assolutamente alieno, oggettivamente innaturale sì, ma straordinario, molto particolare, una sensazione che di fatto, una volta che ci hai preso confidenza, ti mette nella condizione di essere sempre in leggero svantaggio nelle azioni di guida, perché tutto accade in modo estremamente veloce, frenetico. La terza cosa che mi è piaciuta, non so come definirla, la chiamerei il groove, il modo con cui quest'auto prova a raccontare un mondo nuovo con prestazioni oggettivamente pazzesche e un modo completamente diverso di proiettarti da una curva all'altra. Tema batteria, che al momento è ancora quello sperimentale. Stiamo parlando di una batteria al litio da 69 kWh capace di erogare 1300 kW di potenza. Girando in pista ovviamente la batteria è possibile scaricarla veramente in una manciata di giri, e poi chiaramente c'è il problema delle temperature, soprattutto se la giornata è molto calda come quella di oggi, circa 30 gradi. In ogni caso si può ricaricare alla svelta, l'architettura è a 800 volt e questo significa che in circa 80 minuti con una presa di ricarica da 44 kW si arriva al 100% della ricarica.
Ecco insomma la Haul, che ha proporzioni impossibili da non notare, provocatoria, vagamente assurda e a tratti lussuriosa. Offre prestazioni inedite, mai provate prima, e questo sotto un certo punto di vista vale il prezzo del biglietto per i neocollezionisti che l'hanno acquistata o che l'acquisteranno. Non sarà facile abituarsi a questo tipo di auto. Perché? Perché vanno troppo forte.